Oggi con voi voglio rispondere a 37 domande che i pescatori subacquei fanno più comunemente su Google. Queste domande sono frutto di una ricerca per volumi di ricerca e ci sono dei risultati che fanno illegalmente paura. Per esempio, più di 30.000 persone hanno cercato quali sono le sanzioni per la pesca subacquea notturna. Cioè, scopriamo insieme queste domande. Qualora non abbia risposto alle vostre domande, vi invito a scriverle qui sotto e poi vi rispondo. Allora, qual è il periodo migliore per andare a fare pesca subacquea? Non c'è un periodo migliore, tutto dipende dai pesci che cerchi e dalle stagioni e da un combinarsi di tutto questo. Si può fare pesca subacquea quando piove? Sì, si può fare pesca subacquea quando piove, assolutamente, anche particolarmente bello, a meno che non ci siano dei fulmini e c'è veramente una tempesta in arrivo, è abbastanza poi pericoloso, specialmente quando indossiamo carbonio e abbiamo oggetti lunghi come fucili in carbonio. Come iniziare a fare pesca subacquea? Semplice, compra una maschera e magari un raffio per i polpi e delle pinne e comincia da questo. Come compensare? Vi invito a fare un corso di pesca in apnea o un corso di apnea per capirlo al meglio. Blu, siediti, vieni qua. Tendenzialmente si tappa il naso, si spinge l'aria fuori e questo compensa le orecchie, ma così detto è estremamente stupido, quindi fate delle vostre ricerche e lo capirete. Bene, poi come migliorare l'apnea? L'apnea si può soltanto migliorare facendo apnea e quindi pesca in apnea, non ci sono altri modi. Come pescare il polpo? Cazzo picciotti, come pescare il polpo ci saranno tipo 850.000 video su come farlo, quindi basta digitarlo e lo scoprirete. Una cosa interessante, molta gente ha cercato licenza pesca subacquea professionale, quindi non sono soltanto domande, ma anche le classiche affermazioni che si fanno su Google. Questo denota che c'è tanta gente che pensa di fare il pescatore professionale. Interessante, direi. Sanzioni per la pesca subacquea. Sanzioni per la pesca subacquea, è giusto preoccuparsene, ci sono dei regolamenti e delle leggi, ci sono delle taglie minime e dei pesi massimi che vi invito a cercare online, sono tutte informazioni estremamente facili da cercare, quindi qualora voi abbiate questa tipologia di problemi potete cercarlo. In linea di massima non si va oltre i 5 kg di più pesci di pescato, oppure un pesce grosso soltanto al giorno. Sicuramente questo è un punto estremamente lungo da affrontare, ma online fortunatamente si trova di tutto. Sanzioni pesca subacquea notturna. Questo chiaramente, ragazzi, dico, cioè, è particolare come cosa, nel senso che è triste perché tanta gente lo cerca, perché sicuramente tanta gente lo farà ed avrà paura di incorrere in delle sanzioni. Però è pure vero che dico, il problema è che da noi le cose funzionano male, non ci sono controlli, perché lo sappiamo che la nostra società è così e che siamo dei cannavazzi, detto in palermitano, però è pure vero che se venisse esercitato un controllo maggiore sull'ambiente e sul territorio, chiaramente si potrebbe fare meglio. Comunque, una cosa molto interessante è chiaramente i pescatori subacquei cercano su Google dove pescare prima di tutti, Isola d'Elba, Liguria, Sicilia, Palermo, Roma, Calabria, Ancona, Olbia, Livorno, Capraia, Cagliari. Per capire dove poter pescare e ottenere location, posti e consigli, vi invito a entrare nella nostra community di MSA su WhatsApp. Potete scrivermi su Instagram per capire come accedere. È normale, è uno dei scogli più grossi da raggirare dove andare a pescare, però i posti ci sono, si possono trovare e questo è uno dei motivi per il quale ho voluto fare anche questa community. Peraltro potete trovare anche dei compagni di pesca in tutta Italia. Cosa mangiare prima di fare pesca subacquea? Io personalmente vado di arancina fritta con burro o ragù, no, sto scherzando, no. Quanto più leggeri possibili, solitamente un cornetto vuoto, una fetta biscottata con un po' di burro, marmellata, e quello mi basta. Poi durante la pescata qualche Gatorade o qualche Powerade o qualche soluzione con sali minerali, quello ci sta. Si può fare pesca subacquea senza muta? Sì, si può fare, assolutamente. Chiaramente non la puoi fare in una certa maniera, ma è comunque fattibile, lo puoi fare, tutti cominciamo così. Il primo approccio che si ha sempre è quello senza muta, poi capisci che è bello e allora cominci piano piano a comprare tutto il kit, fino a quando poi non sei super equipaggiato e capisci che puoi prolungare la tua esperienza in mare grazie alla muta. Si può pescare senza zavorra? Sì, se non è la muta. Se è la muta devi controbilanciare il galleggiamento. Si può fare pesca subacquea senza boa? Legalmente no, però vi linko qua un video dove ho affrontato l'argomento e dove vi do anche degli altri spunti. In questo video mi ha fatto veramente piacere che c'è stato questo certo senso di supporto, ma allo stesso tempo di autocritica e anche di
essere consci del fatto che ci sono delle circostanze dove utilizzare la boa è pericoloso. Si può fare pesca subacquea senza gommone? Sì, si può fare. Chiaramente avendo un mezzo nautico ti si apre un mondo di nuove opportunità, con quindi un maggiore numero potenzialmente di catture, perché sappiamo com'è il nostro bassofondo. È sicuramente più complicato che andare fuori e andare a pescare. Si può fare pesca subacquea senza fucile? Sì, lo si può fare. Puoi anche utilizzare soltanto un coltello per magari prendere ricci o un raffio per prendere polpi, comunque sì, è fattibilissimo. Si può fare pesca subacquea senza le bombole? Pensate un po' voi quanta ignoranza c'è in giro. Dico ignoranza, sì, però alla fine ci può pure stare. Io ogni volta che parlo con qualcuno che non appartiene al mondo della pesca subacquea, la prima cosa che mi dicono è in apnea, perché non peschi con le bombole. Anzi, il discorso va più, ah vabbè, tanto hai le bombole. No, in realtà no, è lì tu tipo, oh veramente? Sì, peschiamo in apnea perché con le bombole è illegale. Si può fare pesca subacquea a gennaio? Sì, fattibilissimo. L'importante è che hai una muta, minimo da 5 mm. Si può fare pesca sub a Lampedusa, Favignana e Pantelleria, note zone turistiche di alto interesse venatorio. Credo essere tutte dei parchi naturali, quindi no, non è possibile farlo, a meno che non ci siano delle zone dove è consentito. Questo comunque di nuovo potete trovarlo su internet. Conviene vendere il pescato? Conviene vendere il pescato? Probabilmente sì, conviene. So anche essere ben pagato, tra parentesi, poiché tantissima gente fa pesca subacquea e va a vendere il pescato, ma è illegale. Rispondendo a una delle domande precedenti, ci vuole la licenza professionale per poter vendere il pescato. Tuttavia, qui, oltre che chiaramente, dico, qua scendiamo in certi meandri della società di oggi italiana e non solo, che vabbè, parliamone. Fatemi sapere la vostra rispetto a cosa significa per voi vendere il pescato e come lo vedete. Di nuovo, è sbagliato, non si fa, è illegale. Tantissimo tempo fa ci fu una vecchia storia di un certo Nando, credo fosse siciliano, dove sto tizio praticamente faceva dei video di pesca subacquea notturni, dove millantava le proprie catture e diceva che lo faceva per la famiglia. Sì, lo fai per la famiglia, però è come vendere la droga, più o meno, cioè è illegale. Voi direte, minchia, è come vendere la droga. È illegale quello, è illegale quello, non lo puoi fare, non lo puoi fare. Sì, vero è che chiaramente sono due cose differenti. Stai nuocendo all'ambiente piuttosto che a qualcun altro, però se la legge prevede questo, la legge prevede questo. Fine. Cioè c'è poca roba da interpretare a livello umano, non so se mi spiego. Quindi questa domanda, se conviene vendere il pescato, probabilmente sì economicamente, probabilmente no legalmente. Pesca sub, alba o tramonto? Entrambi i momenti secondo me sono eccezionali, ma l'altro giorno ascoltavo un'intervista di, come si chiama? Di Fabio Antonini, che diceva che secondo lui il momento migliore per pescare è mezzogiorno, quando i raggi del sole sono alti e illuminano tutto il fondale totalmente. Analogamente diceva, un po' come quando c'è il bel tempo e noi usciamo di casa, anche i pesci si comportano in questa maniera. Un ottimo spunto di riflessione. Si può pescare con il mare mosso? Certo, assolutamente, a meno che non sia proibitivo, e lì lo riesci a percepire. Io una cosa che ho imparato a guardare è quanto le onde sbattono a terra, che sia nei scogli o nella spiaggia, e immagino sempre di trovarmi in quella situazione quando devo uscire. È fattibile? Non è fattibile? Pericoloso o meno? Mi devo togliere le pinne? Posso stare con le pinne? Ho il tempo di mettermi a riva, togliermi le pinne, non farmi travolgere dalle onde, uscire? Un'altra cosa che ho menzionato spesso in altri video, nella mia esperienza, che mi è tornata abbastanza utile, è quando entriamo in condizioni un po' mosse, avere sempre e conoscere sempre un eventuale posto di ripiego dal quale uscire. Quindi magari conosciamo una spiaggetta vicina che è magari dietro una punta o un posto più ridossato, che ci salvi la pellaccia fondamentalmente. Entrare col mare mosso in un posto che magari è la prima volta che visitiamo, non lo so, specialmente se non avete tanta esperienza. Pesca sub con le bombole non è consentito, tagliamo la testa al toro. Ad oggi, perché prima lo era. E sanzione di pesca subacquea con le bombole, anche qui. Chissà quanti bombolari scenderanno con un fucile. Altra affermazione, pesca sub con fiocina a mano. L'ho provata a Fuerteventura, è abbastanza dinamica, un po' frustrante, non è facile. E sicuramente pensare di pescare come si pesca con un fucile, con la fiocina a mano, è un po' infattibile all'inizio, cioè devi avere veramente tanta esperienza se vuoi prendere bei pesci, e poi devi avere anche dei pole spear abbastanza performanti, che non sono quello che ho utilizzato nel video, più lunghi, con migliori elastici, migliori punte e così via. E poi di nuovo alla base ci vuole una tecnica raffinatissima.
Ultima domanda che ho voluto includere in questa serie di domande che secondo me ha uno spunto interessante. Non le ho incluse tutte ragazzi, sono davvero un'infinità. Queste sono quelle che più mi hanno, triggerato, mettiamola così, che più hanno destato il mio interesse. Pesca subacquea con l'acqua scooter. L'acqua scooter non è altro che un motorino a scoppio con un'elica che ti trascina in acqua. Io ce l'ho avuto e vi posso garantire che vi fa vivere il mare in una maniera differente, specialmente quando lo si guida in certe maniere, non come tutti in questa maniera. Io lo mettevo sotto le gambe e mi facevo spingere, così da non avere tutte queste vibrazioni intanto nella testa che erano estremamente fastidiose. Guidandolo in quella maniera riuscivo a tenere il fucile in mano e riuscivo ad accelerare, utilizzavo le pinne come, diciamo, flap stabilizzatori dietro, quindi riuscivo a muovermi e a girare molto, molto velocemente. Ma la cosa più importante di tutti è che io, non avendo la vibrazione, le bolle dell'acqua scooter praticamente qui, e non avendo neanche il paletto, diciamo la marmitta qui, riuscivo ad avere un campo visivo estremamente ampio. E questo mi dava la possibilità di vedere i pesci, di vedere quello che succedeva sotto di me e, più di tutti, rendeva lo spostamento da un hotspot a un altro estremamente piacevole. Io l'acqua scooter lo utilizzavo per arrivare fresco sui punti di pesca che erano più fuori mano. Anziché arrivarci a pinne, ci arrivi stanco e non riesci a performare bene, io arrivavo col fiato tranquillissimo, con i battiti irregolari, estremamente fresco, e riuscivo a recuperare tra una zona e un'altra, riuscivo a sondare molto più mare e quindi le mie probabilità di cattura si alzavano. C'è da dire una cosa però, che sono estremamente delicati come oggetti e quindi è bene accertarsi che in zona ci sia un meccanico che può aiutarvi nella loro regolazione, poiché subiscono le variazioni di temperatura dell'acqua durante l'anno e quindi accertatevi di questo. Non sono estremamente cari da gestire, con un centinaio di euro all'anno io penso che si riesce a gestire, anche in termini di consumi consumano davvero poco. Però la nota dolente di questa tipologia di accessorio qual è? Che non tutti conoscono e non so neanche se è il caso di dirla. Vabbè, ve lo dico, giusto per cultura generale. Pescando come vi ho appena, muovendovi con l'acqua scooter come vi ho appena detto, voi avrete la possibilità di inseguire i pesci che sono sul fondo, sul basso medio fondale. E i pesci, arrivato a un certo punto, si stancheranno e tenderanno a nascondersi sotto le pietre o infilandosi in tana. Più delle volte non saranno le loro tane, quindi saranno abbastanza facili da catturare scendendoci automaticamente di sopra. Questa tipologia di pesca, se non erro, è chiamata pesca trainetta, il paperino, qualcosa del genere, che diciamo che non è etico, ma lì cadiamo di nuovo nell'ottimizzazione tempo, pesce, denaro di chi è che si vende il pescato. Detto qua, chiudo questo, fatemi sapere la vostra rispetto a quello di cui abbiamo parlato. Lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!